a tutti, oggi assieme ai miei due bellissimi assistenti vi parlerò della cassia obovata, il rimedio naturale per eccellenza per i capelli sfibrati, rovinati, trattati chimicamente oppure sottili di natura e fini che necessitano maggiore volume e corposità. Parleremo delle sue proprietà, dei suoi modi d'uso, condividerò con voi anche il mio impacco capelli volumizzante e ristrutturante preferito e magari anche qualche curiosità. La cassia, commercialmente conosciuta in modo erato anche sotto il nome di N neutro, viene ricavata dalla pianta chiamata cassia italica, cassia obovata o senna italica. Quindi quando la pianta è matura viene essiccata e polverizzata. Per essere sicure di stare utilizzando un'erba curativa pura al 100%, assicuratevi che l'INCI riporta un solo ingrediente, ossia il nome latino della pianta, quindi una delle tre denominazioni di cui ve ne ho parlato prima, cassia obovata, cassia italica o senna italica. Come ve ne accennavo anche nell'intro, la cassia è il rimedio naturale per eccellenza per i capelli sfibrati, rovinati, trattati chimicamente e soprattutto per i capelli fini e senza volume che necessitano maggiore corposità, e tutto questo senza incidere sul colore dei capelli, soprattutto se parliamo di capelli scuri. È ristrutturante, è volumizzante, è incredibilmente lucidante, è disciplinante e grazie alle sue proprietà antibatteriche e astringenti è ottima anche per purificare il cuoio capelluto e a trattare la forfora. E in tutto e per tutto un vero e proprio trattamento di bellezza per i nostri capelli. Allora, si può usare sia come impacco colorante e riflessante che come impacco ristrutturante. Preferibilmente, anzi, visto che ci dedicate del tempo, l'ideale sarebbe applicare i due impacchi sui capelli puliti, lavati da massimo 24 ore. In questo modo si è certi che il sebo, insomma la sporcizia e le impurità che insomma dopo 2 o 3 giorni ci sono sui nostri capelli non impediscono alla cassia a legarsi con la cheratina dei nostri capelli. Per la stessa ragione sconsiglio l'utilizzo negli impacchi vari degli oli vegetali oppure dei buri, perché potrebbero filmare il capello e quindi impedire all'impacco a svolgere il suo ruolo ristrutturante. Se ossidata per 12 ore e acidificata con un ingrediente tipo lo yogurt oppure il succo di limone, la cassia può rilasciare dei riflessi chiari dorati. Però ricordatevi, questo vale solo per i capelli chiari, non noterete questi riflessi chiari dorati sui capelli scuri. Perché avviene questo? Perché la cassia contiene una molecola con un bassissimo potere colorante che viene attivata grazie all'ambiente acido e all'ossidazione. In questa formula viene spesso usata anche per provare a schiarire o a perdere qualche tono di colore. Però ovviamente parliamo sempre del limone, un ingrediente naturale, quindi non vi aspettate miracoli o di perdere di passare insomma, dal rosso al biondo oppure dal nero al rosso. È effettivamente molto difficile e solo con costanza nel tempo probabilmente riuscirete a vedere qualche cambiamento nel vostro colore. Ricordatevi anche che già di loro le erbe tintorie tendono a seccare i capelli. Ad aggiungere e applicare costantemente anche il succo di limone nei vostri impacchi, insomma valutate il pro e il contro. Regola d'oro che vale per tutte le erbe tintorie: mi raccomando, prima di procedere all'applicazione sui vostri capelli di un qualsiasi mix di erbe tintorie, fate sempre un test di prova su una ciocca di capelli nascosta oppure raccogliendo i capelli dalla vostra spazzola. Per esempio con la cassia obovata, ossidata e acidificata, applicata sui capelli schiariti oppure decolorati chimicamente o semplicemente biondi, a volte può succedere che risultano verdi. Facendo il test di prova si ovvia a questa spiacevole sorpresa. Chi vuole ottenere un biondo cenerevole e anche coprire dei capelli bianchi, potete provare un mix formato dal katam e la cassia.
Ovviamente dovreste variare le percentuali in base al colore che volete ottenere, e ovviamente la differenza la fa anche il colore base su cui va applicata la pastella. Ricordatevi sempre di fare il test di prova. Un altro ruolo ricoperto dalla cassia è quello di diluire il colore finale. Ossia, se noi utilizziamo un mix di Lawsonia e Katam o Lawsonia e Indigo, il colore che ne risulta è un castano scuro, quasi nero, ovviamente anche in base alle percentuali che vengono utilizzate. Però se a questo mix noi aggiungiamo anche della cassia, il colore viene diluito, riuscendo quindi ad ottenere varie tonalità di castano, sempre in base alle percentuali utilizzate. Quindi possiamo ottenere un bellissimo castano chiaro, come un bellissimo castano nocciola, castano cioccolato o semplicemente un castano ramato. Tutto dipende sicuramente, ovviamente, dal colore base sul quale va applicato il mix e anche dalle percentuali utilizzate. Come impacco ristrutturante la cassia non va ossidata, in questo modo siamo anche sicuri che non va ad alterare il colore di partenza, anche se poi difficilmente riuscirebbe a farlo, rendendolo solo più luminoso e brillante. Basta solo prepararla, aggiungere dell'acqua calda, applicarla e lasciarla in posa per almeno 2-3 ore. E se non l'avete mai provata, datevi una chance, provate la cassia obovata. Se avete i capelli grassi è un ottimo trattamento sebo-regolatore, lascia i capelli morbidi, lucidi e vaporosi, e soprattutto sicuramente se non usate la Lawsonia per colorare i vostri capelli è l'alternativa ideale per riuscire a dare maggiore volume e corposità ai vostri capelli. Se avete delle domande o dubbi non esitate a lasciare dei commenti sotto il video, ricordatevi di iscrivervi per non perdere le prossime chicche di bellezza consapevole. Se il video vi è piaciuto e vi è tornato utile, grazie se lasciate un like, e ovviamente condividetelo con chi magari ancora ignora l'esistenza delle erbe tintorie, sicuramente vi ringrazierà. Ciao!